Sono Tommaso, ho 23 anni e vengo da Monterotondo, un paese vicino Roma, e da sempre ho una grandissima passione per l'ambiente. Infatti amo l'alpinismo, amo l'escursionismo, amo lo sci, amo il mare, e dall'anno scorso ho lasciato il lavoro che facevo a Roma, ovvero un lavoro da commercialista con anche buone prospettive di guadagno, per dedicarmi in toto all'ambiente, ed è per questo motivo che mi sono trasferito qui a Torino, dove sto quasi da un anno e mezzo ormai, per studiare economia dell'ambiente e per prepararmi per il mio futuro a vivere del rapporto uomo-ambiente. Fridays for Future è un movimento soprattutto di studenti, ma in cui ovviamente sono ben accetti anche gente più grande. È un movimento spontaneo in cui gli studenti scendono in piazza per manifestare per il loro futuro, perché l'emergenza climatica in atto, il cambiamento climatico, rischia di intaccare il nostro futuro e di distruggere il nostro futuro, creando e distruggendo la società così come la conosciamo noi. Da qui l'importanza di questo movimento, un movimento enormemente innovativo, in quanto si basa su dei pilastri, i pilastri della trasparenza, della democraticità e soprattutto della trasversalità e della apartiticità. La rivendicazione principale di Fridays for Future è quella di dire stop alla produzione di gas serra netta entro il 2025. Questo sarà da fare non esclusivamente considerando la produzione di gas serra interna, ma anche considerando i consumi che noi abbiamo di prodotti in altre parti del mondo, ma che hanno comunque previsto all'interno del loro processo produttivo la produzione di gas serra. Il tutto da contestualizzare all'interno del concetto di giustizia climatica, che prevede che non siano i poveri, ovvero chi non ha inquinato in passato, a pagare la transizione energetica, e noi vogliamo ottenere questi obiettivi su due livelli. Il primo livello è stato, e parlo al passato perché abbiamo già ottenuto grandissimi risultati a riguardo, attraverso la sensibilizzazione della popolazione, e il secondo livello che sarà con azioni concrete da parte della politica. Quindi abbiamo sensibilizzato, continueremo a sensibilizzare affinché la politica riesca il prima possibile a dare delle date certe, delle metodologie certe e degli obiettivi certi su come riuscire a sconfiggere il cambiamento climatico ascoltando la scienza. Sì, Fridays si occupa di lavoratori, in quanto riteniamo che i lavoratori siano una risorsa fondamentale per il nostro movimento e per i nostri obiettivi, ed è per questo motivo che da un po' di tempo abbiamo anche iniziato un dialogo più istituzionale con i sindacati. Noi vogliamo che i lavoratori scendano al nostro fianco, in quanto il cambiamento climatico e l'emergenza climatica è un problema di tutti. E inoltre ci occupiamo di lavoro in quanto noi diciamo che ogni politica che fronteggerà il cambiamento climatico dovrà prevedere delle misure economiche che non vadano ad intaccare il lavoratore, ma vadano ad intaccare le grandi industrie, le industrie inquinanti. Non diciamo che le aziende che quest'oggi esistono devono chiudere, producendo quindi disoccupazione e via dicendo, ma noi parliamo di riconversione energetica, ovvero diciamo che quelle aziende dovranno continuare a produrre, ma in una maniera totalmente diversa. Ed è tra l'altro economicamente provato che la riconversione energetica promuoverà ancora di più lo sviluppo di nuovi posti di lavoro. Penso che questa esperienza in Fridays sia enormemente formativa anche per quel che vorrò fare in futuro, perché vorrò fare questo. Il mio sogno infatti è quello di divenire divulgatore e ricercatore scientifico sulle tematiche ambientali, e più nel dettaglio in quello che è il rapporto tra le dinamiche umane e le dinamiche ambientali. Il messaggio che io e più in generale ogni attivista di Fridays vogliamo lanciare è quello che, come ci dice questo orologio che ha costruito la mia ragazza e che ha portato molto fiera in occasione del primo sciopero globale il 15 marzo, abbiamo poco tempo, il tempo sta per finire, e che dobbiamo ascoltare la scienza per capire che dobbiamo agire ora per risolvere quella che è la più grande crisi sociale, economica e umana che l'essere umano abbia mai visto nella storia dell'umanità.